Ciao a tutti, oggi sono con Lorena Nicolosi, creative designer e artista che ha iniziato a collaborare con Ambienta alla realizzazione di nuove carte da parati di design. Quindi andiamo a conoscerla un po' meglio. Eccola. Ciao Alessandra, ciao Ciao a tutti, Lorena, buongiorno a tutti. come stai? Stai bene? Bene, bene, diciamo che ormai ci siamo quasi abituati a Quasi questa nuova abituati, vita, esatto, quasi diciamo di sì. abituati. E oggi giornata di intervista, quindi ti conosciamo un pochino con una piccola introduzione su chi sei, quali sono le tue passioni. Io sono siciliana, da Palermo. Io amo appunto la mia terra perché è una terra che è piena di storia, di arte, natura, paesaggi, quindi tutto ciò che viene fuori da quello che appunto realizzo, quindi dai miei disegni, è in gran parte influenzato appunto da questa splendida isola che per me, ma penso per tutti che la conosce, insomma, l'ha amata dal primo momento. Il lavoro che faccio diventa automaticamente la mia più grande passione, proprio perché dato che amo il mare, l'architettura e l'arte, quindi la Sicilia le racchiude tutte. E Così. quindi vabbè, dalla tua terra, diciamo, hai affrontato un percorso che ti ha portato a creare la tua prima linea la tua linea di stampe per tessuti e parati, Sì, giusto? allora io ho iniziato, cioè mi sono laureata in disegno industriale qui a Palermo e ho fatto quasi subito esperienza come design director presso uno studio internazionale specializzato in disegni su tessuto sia a mano che digitali, appunto destinati sia per fashion che per home. Il mondo della moda è stato, diciamo, in particolare delle stampe, mi ha sempre affascinata, però quando poi ci sono entrata da protagonista creativa non ho avuto dubbi. Quindi appena ho concluso la collaborazione con questa azienda ho continuato da sola verso questa strada, iniziando a disegnare la mia collezione, quindi a realizzare il sito internet, le pagine social, insomma, poi eccetera, E eccetera. invece qual è stato il tuo primo progetto di decorazione a cui hai lavorato una volta che hai creato la tua linea di stampe? Allora, il mio primissimo disegno è stato Welcome to the Jungle, che è appunto una stampa tropical che ho realizzato per un'abitazione privata. Mi sono occupata sia del progetto grafico che dello sviluppo di stampa. Il cliente mi ha dato dei riferimenti fotografici, il tema e proprio le piante che voleva inserite all'interno del disegno, quindi è stata molto dettagliata la richiesta e così insieme siamo arrivati all'opera che li ha resi felici e di conseguenza anche a me. Soddisfacente. Sì, assolutamente sì. Perfetto, vuoi raccontarci allora come prendono vita i tuoi design, qual è il tuo processo creativo? Sì, allora io di solito come prima cosa stabilisco delle linee guida sul tema che voglio rappresentare e in base a questo faccio ricerca sulle tendenze e poi do sfogo alle sensazioni, alle idee artistiche che man mano che disegno si vanno sviluppando. Lo stile come lo descriveresti invece? Allora, il mio stile io lo trovo molto contemporaneo, secondo me anche riconoscibile. Nei miei disegni emergono dei riferimenti storici, quindi dall'astrattismo alla natura, alla geometria, stili ornamentali. E secondo me c'è anche appunto un'influenza che è data da quali sono le mie passioni, quindi il design, la moda e l'arte. Ci hai raccontato del tuo soggiorno in Medio e Estremo Oriente. Ci vuoi dire come mai, cosa ti ha portato così lontana da casa? Come questo magari ha anche influito sul tuo percorso artistico? Sì, allora io ho appunto, come sembra che ho detto, ho lavorato per un'azienda estera che aveva sede a Hong Kong. Quindi ero costantemente in contatto con cinesi, spesso appunto molte aziende cinesi che erano nostri clienti venivano qui a Palermo per conoscere la realtà italiana dell'azienda. Quindi dopo qualche mese anche a me è stata proposta la possibilità di andare lì, quindi ho fatto la valigia e sono partita. Ho visitato un po' di aziende quindi con aziende che appunto nelle loro collezioni utilizzano le nostre stampe per realizzare dalle coperte, quindi alle tende, all'abbigliamento. E quindi seguivo un po' il processo produttivo. Sicuramente ho conosciuto delle nuove realtà, però la nostra azienda aveva comunque anche noi stampavamo a Como, quindi ho potuto mettere a paragone il lavoro e i prodotti italiani con quelli cinesi Certo. e quindi questo mi ha dato forza
dato forza alla mia idea e all'idea che la nostra terra non è uguale nel mondo in tantissimi settori. Non a caso, non per dire una frase fatta, però il Made in Italy è vero che è sinonimo di qualità, di eleganza e soprattutto di emozione. Questo secondo me perché è il risultato delle competenze, delle capacità che sono insite in noi, grazie alla nostra cultura, che per nostra fortuna nessuno è riuscita a toglierci o comunque a nasconderci. Questa è la Certo. verità. Bene, dai, allora adesso magari ci addentriamo un pochino di più su quello che è la collaborazione con Ambienta. Com'è stato scegliere la tua prima tematica dall'Inspiration Book? Tu hai scelto il Mal d'Africa. E com'è stato ricevere appunto un brief tematico oltre che una ricerca stilistica e di interior trends? Sì, allora, io l'Inspiration Book che appunto mi ha inviato Ambienta mi è piaciuto molto. Subito quando l'ho aperto, insomma, è riuscito a rendere le idee molto chiare sulla prima scelta del mio tema e anche del soggetto e dei colori che volevo rappresentare, quindi utilizzare nel disegno. E poi da qui appunto ho dato spazio alla creatività. Appena ho letto Mal d'Africa, ho subito pensato di voler rappresentare delle giraffe, uno o più, diciamo, come soggetto. Questo perché io lo trovo un animale molto interessante, sia esteticamente molto affascinante ed elegante, ma anche per il suo significato simbolico. Infatti la giraffa è simbolo di equilibrio tra il radicamento e il mondo spirituale. Questo appunto collo lungo ci invita ad avere una visione più ampia della vita e quindi ad andare sempre più lontano. Poi oltre alle due corna anche un corno centrale che è visto come un terzo occhio, quindi un animale dotato di capacità di vedere oltre, quindi animale di grande percezione, intuizione e consapevolezza. Dopodiché, quindi, avendo chiaro il soggetto, vi ho un po' fatto il sunto, ho cominciato a disegnare. Per questo ho voluto utilizzare solo tonalità dello stesso colore per ogni disegno, quindi non accostare diversi colori tra loro come di solito faccio, ma appunto farne una con le tonalità di beige, una di grigio e una di rosso. Io trovo molto affascinante i retroscena che ci sono nella realizzazione proprio di questi design. È molto interessante conoscere proprio da dove arriva l'idea e come è vissuta quell'idea dall'artista. Sono molto contenta di chiedervi e conoscere questa vostra parte. Cambiamo un attimo settore, andiamo nel settore musicale. Ambienta infatti ha aperto un canale Spotify dove diciamo pian piano stiamo aggiornando e creando delle playlist che come accompagnamento musicale degli ambienti nei quali vengono inseriti le nostre carte da parati. A questo punto ti chiedo qual è la colonna sonora per il tuo Swal Adventure, il tuo primo design realizzato con Ambiente appunto sul Mal d'Africa. Come dicevi tu, la musica è fondamentale, secondo me, specie nel nostro lavoro, perché è tutto ispirazione, quindi quale ispirazione migliore si può avere tramite la musica? Io appunto ascolto tantissima musica e musica di tutti i generi. La musica reggae è una di queste, appunto mentre disegnavo su Adventure scorreva Africa United di Bob Marley e quindi diciamo che l'ho trovata proprio adattissima al mio disegno, alla mia Perfetto. Opera. E la nostra intervista video testimonia, ci troviamo tutti a casa. Tu come stai vivendo questo periodo, questo capitolo Io resto a casa? Vogliamo dire bene, sicuramente mi tengo costantemente informato su tutto quello che sta accadendo, però cerco sempre di mantenere il distacco del pensiero, quindi non farmi intrappolare da quelle sensazioni e pensieri negativi. Così mi sono concentrata molto sul mio lavoro, quindi quello delle stampe, perché io oggi faccio tanti lavori. Mi occupo di fotografia, di comunicazione, però in questo periodo, avendo un po' questi ambiti un pochettino fermi, ho approfittato per fare quelle cose che purtroppo tendo sempre a posticipare per mancanza di tempo e di energie. E devo dire che già ho raccolto qualche frutto, sono contenta appunto di come sta andando questo periodo e anche per la collaborazione appunto con Ambienta. Abbiamo trovato un ottimo feeling, no Alessandra? Sì, sono d'accordo. Quindi a questo proposito ci racconti una piccola anteprima del tuo prossimo design?
Io qualcosa so E già. allora, già ti ho fatto qualche schizzo, insomma, e ti ho Esatto. inviato. Allora, quando lavoravo appunto per l'azienda di Hong Kong, mi è capitato spesso di disegnare delle tende per stanze per bambini e devo dire con ottimi risultati, quindi posso anticiparvi che il secondo disegno sarà proprio dedicato a loro, ai bambini. Perfetto. Bene, dai, siamo arrivati alla fine. Ti chiedo giusto per salutarci qual è il tuo sogno artistico per il futuro. Guarda, è molto, molto breve. Io domani vorrei dedicarmi solamente al mondo delle stampe, quindi a tempo pieno, quindi disegnare stampo come unico lavoro. È il mio sogno, il mio obiettivo che inseguo e che inseguirò Certo, fino alla passione fine. e lavoro uniti. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Perfetto. Va bene, allora adesso ci salutiamo. Cominciamo Grazie a Alessandra di questa salutare. intervista e di questa possibilità di farmi conoscere, oltre ai miei disegni, anche diciamo, spiegare come avviene Certo, tutto il mio processo è un creativo. piacere per noi, Lorena, davvero. Grazie, Grazie buona mille. continuazione di giornata e stiamo Anche a a te. casa, restiamo a casa. Esatto. Ciao, 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 è Un stato un bacio, ciao a piacere. tutti. Ciao Alessandra.